Bentornati tutti a questo nuovo video. Come vedete ho una scatola molto interessante, una nuova radio, in particolare la TBS Mambo T-Racer del team Black Sheep, una marca che sta facendo davvero cose ineguagliabili in questo periodo, sta sbaragliando la concorrenza e non sbaglia un prodotto. Finalmente grazie a loro riusciremo a dire addio a FR Sky e a tutto quel casino delle sue radio riceventi che, per quanto funzionino, non trovo assolutamente facili o alla portata di tutti. Loro, con la semplificazione, con questo prodotto ha unito la qualità al giusto prezzo e ora ne raccoglie i frutti. Siete curiosi di aprire la scatola? Subito dopo la sigla. Ed eccoci qua finalmente pronti a questo unboxing. Non vi lascio ancora sulle spine. Potevo scegliere una versione normale? No, ovviamente ho scelto la versione Ethics. Vi faccio vedere subito cosa in più della versione normale, se foste ancora indecisi su quale delle due versioni comprare. Adesivi, la fascia per tenere la radio, ricordo che Ethics è la marca di Mr. Steel, un sacchettino ed ecco qua la radio. Ok, ho tolto la scatola che tanto è la parte più brutta da vedere e eccoci qua. Guardate la bellezza, questa piccola chip non si illumina, non fatevi ingannare. Ora iniziamo a parlare dell'impugnatura e soprattutto perché ho scelto questa radio. Pilota con pollice e indice, quindi le mie dita non sono lunghissime, quindi mi serviva qualcosa di leggermente più piccolo e ben impugnabile. Switch 3, switch 3, switch 3, switch 3, e questi trim per chi usa gli aeroplani. Non dimentichiamoci del tastino on e off. Io, venendo da una Taranis, è decisamente più grossa, questo è più alla portata delle mie dita e riesco soprattutto a raggiungere abbastanza facilmente tutti i comandi. Anche questo tasto, mi ero un po' preoccupato di schiacciarlo involontariamente, invece è molto comodo per usare i medi. Dopo provarlo ovviamente, però mi sembra molto ma molto ben fatto. Poi abbiamo questa gommina che ci impedisce anche ulteriormente di scivolare. I materiali mi sembra anche una buona plastica. Non troviamo l'antenna qui sopra, quindi da un punto di vista è anche più comodo da trasportare. Continuiamo con le dotazioni. Qui abbiamo l'alloggiamento per i nostri moduli esterni. Qui sotto troviamo il vano batteria, se non le avete ancora fornitevele già, sono delle 18.650, funzionano in parallelo, quindi anzi vi faccio vedere una cosa. Welcome to Mambo. Funzionano in parallelo, quindi ne basterà una per farlo funzionare. Ovviamente ce ne sono due per una questione di durata, come vedete poi dovrò ricaricarle, ma altra dotazione niente male, con un caricatore e una presa USB Type-C, quella dei vostri cellulari, riuscirete a ricaricare la radio, quindi comodità e semplicità sono le parole d'ordine, quindi per me successo. Continuiamo con gli accessori che troviamo all'interno. Questo per la versione Ethics. Troviamo il supporto posteriore. Apriamo questa busta con scritto accessori. Ecco qua abbiamo tutti i copri pin e
2 adesivi per rendere ancora maggiore il grip della nostra radio. Qui abbiamo una versione di molle, e se non ho capito male, se non mi hanno detto male, qui montiamo già le più rigide, queste saranno più morbide. Troveremo invece le più morbide da montare, le più rigide nella versione normale. E qui vabbè, delle viti e brugola. Ok, adesso andrò a caricare la batteria, Welcome to Mambo. poi andremo a scaricare sul computer Agent X, che è il programma per far funzionare e aggiornare questa radio. Non usa OpenTX, ma un programma molto simile e con le stesse funzionalità e comodità. Ok ragazzi, eccoci qua finalmente davanti al nostro computer per gli aggiornamenti. Dovremo aggiornare sia la radio che il modulo della ricevente. Avessimo il Crossfire, aggiorneremo anche il Crossfire, ovvero il modulo quello esterno. Come vedrete, grazie a TBS sarà una delle operazioni più semplici, esattamente come quando abbiamo aggiornato il nostro drone e i nostri occhiali. Vi lascio il link in descrizione. Quindi non basta che andare sul sito, scaricare questo programma, che vi lascio anche lui il link in descrizione, non vi resta che cliccare, registrarsi esattamente come abbiamo fatto su DJI, e poi al contrario delle FR Sky, le radio da cui venivo io, che per gli aggiornamenti è un delirio perché bisogna caricare su un SD, poi metto dentro la radio, avere la compatibilità delle varie versioni, abbastanza un delirio per chi è all'inizio. Con questo programma farà praticamente tutto lui, avremo solo ogni pezzo un aggiornamento e basta. Colleghi la porta USB, quindi ora vi faccio vedere come si fa nello specifico. Una volta registrati dobbiamo accendere la nostra radio, Welcome to Mambo. ci dà il benvenuto come sempre, poi non ci resta che attaccarlo alla porta USB del nostro radiocomando e ci dirà è un joystick che useremo poi per il simulatore, USB Agent, USB Charging o Storage SD. Ovviamente USB Agent. Andiamo giù con la rotellina e facciamo ok. Come vedete già abbiamo i pallini che sono diventati verdi, quindi già ci ha visto la radio e già ci ha visto il modulo per la ricevente. Andiamo prima a aggiornare la radio, ci clicchiamo sopra, andiamo a vedere, ci dice anche online, quindi 1.31, andiamo a vedere firmware, cioè anche non sapendo l'inglese, senza sapere niente, basta guardare le figure, quindi è veramente facile. Come vedete la versione che c'è è la 1.31 ed è la corrente, perché io ovviamente avevo già aggiornato la radio. Non fosse così, facciamo refresh e poi andiamo a fare update. Farà il processo, si spegnerà e riaccenderà la radio come succede per tutti i dispositivi che vengono aggiornati. Quando fa complete torniamo indietro. Finito. 3 minuti in totale e abbiamo aggiornato la nostra radio. Schedine, SD, versioni. Dimenticatevi tutto questo. Questo è TBS e avere una Mambo, quindi un altro motivo in più per comprarla. Il T-Racer stessa identica cosa. Andiamo a vedere il firmware, ecco qua abbiamo la versione nostra che è l'ultima, anche qua non fosse aggiornato, update e parte tutto l'aggiornamento. Poi vi farò un altro video per vedere come si aggiorna il Crossfire, esattamente allo stesso modo. Qui comparirà una di queste caselline con scritto Crossfire invece che questo qua che abbiamo qua, e aggiorneremo anche lui. Le riceventi, quando abbiamo una ricevente solo basta schiacciare solo il bind, non è che la ricevente, se non è aggiornata quella versione, si aggiorna in automatico. Quindi chi ve lo fa fare di stare ancora a picchiarvi con le FR Sky, io me lo chiedo davvero. Andiamo alle conclusioni finali. Ok ragazzi, ed ecco qua la nostra radio dopo aver montato gli accessori. Come vedete è ancora più bella di come parte. Come vi ho già accennato prima, la ETIX si contraddistingue per questi piccoli optional, diciamo, che ha in più. Questa fascia per il collo è davvero comoda. Voi non sapete come questa banda vi aiuti a non farvi pesare la fascia sul collo. Forse d'estate un po' vi farà sudare, però sicuramente la vostra schiena e il vostro collo vi ringrazieranno. Molto resistente l'attacco, un po' più complicato diciamo la regolazione, ma copre un po'
la visuale dello schermetto, ma comunque se siete abbastanza esperti e sapete già cosa c'è scritto e quello che state facendo, non vi servirà guardarci. Altra cosa di cui mi sono dimenticato di parlarvi prima è l'uscita per il cavo jack delle cuffie, per chi ne avesse bisogno. I materiali sono davvero buoni, più la guardo più mi piace questa radio. Adesso la andiamo ad accendere. Welcome to Mambo. Ok, come vedete c'è scritto Freedom TX. Abbiamo gli stessi warning delle OpenTX, è un modulo diverso da OpenTX, quindi per gli smanettoni di OpenTX potrebbe essere un punto a sfavore, ma tutto il resto è identico a OpenTX, quindi una volta imparato a usare OpenTX si riesce a usare benissimo anche questo Freedom TX. Abbiamo i 3 tasti che sono Page, Home ed Exit, quindi come vedete la navigazione, ci sono 11 pagine esattamente come c'è OpenTX per aggiungere i modelli. Come aggiungere un modello lo andremo a vedere la prossima volta, e con Exit si va indietro. Tenendo premuto c'è il Tools e poi con la rotellina uguale. Select Model, Reset, stesse identiche cose come avevo sulla Taranis, ce l'ho esattamente uguali qui sulla radio, quindi non dovremo imparare a riutilizzare un protocollo che abbiamo già imparato. Qui dietro abbiamo montato il suo accessorietto molto comodo, con questo che costa dai 10-15 euro e la fascia per il collo che ne costa un'altra quindicina, ci aggiungiamo un po' di gommine, magari qualche logo in più, raggiungiamo bene o male il prezzo del base più accessori, quindi è solo una questione di dettagli e di accessori i prezzi fra le due radio. Arrivando alle conclusioni finali, superato il trauma per alcuni che potrebbe essere una vera OpenTX, ma questo Freedom TX, per il resto è davvero difficile trovare un difetto a questa radio. Alcuni parlano della sostituzione dei switch che è molto complicata, io ovviamente consiglio di stamparvi con la vostra stampante un bel supporto non solo per i gimbal ma anche per coprire gli switch. Ed ecco qui che con questo viaggerete in sicurezza e proteggerete anche gli switch. Date un occhio anche sul mio canale per chi fosse incuriosito, interessato alla stampa 3D, è una cosa davvero facile rispetto ai droni e a quello che sto vedendo in questi mesi di apprendimento, quindi è davvero piacevole farsi le cose da soli e proteggere, come vedete, al massimo la radio nuova. La parola d'ordine è intuitivo, veloce, semplice. È davvero difficile trovare un difetto a questa TBS, il segnale è molto buono sia da vicino che da lontano, e poi col modulo Crossfire risolviamo qualsiasi problema. Il prezzo è identico alle altre radio di mercato, quindi è assolutamente consigliata. Io ogni giorno che la vedo, ogni giorno che la uso, me ne innamoro sempre di più. Come al solito lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo con i prossimi video che sarà come aggiungere un modello e bindarlo con la propria ricevente, come aggiungere un modulo Crossfire e aggiornarlo con eventuale ricevente, poi magari andiamo a vedere qualche aggiornamento da fare anche sulla radio, qualche consiglio. Noi ci vediamo alla prossima puntata, ora vi lascio al mio assistente. Ciao! Ciao, sono Mini2. Per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra. In alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te. In basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone. In basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui. Ora devo andare.